D'accordo, allora passerò da voi mercoledì. Hai appena visto il mio amico Luca. Che cosa ha detto? Ha detto che passerà mercoledì, ma in italiano si può anche dire ha detto che passa mercoledì. Ebbene, soffermiamoci su questa frase. Come vedi, oggi è martedì e Luca ha detto questa cosa lunedì, cioè ieri. Luca ha detto che passa o passerà mercoledì. Come vedi, quando il momento futuro non è ancora arrivato, pertanto è ancora possibile che avvenga l'azione o evento di cui parliamo, possiamo usare sia il presente che il futuro. In questo caso, quindi, Luca ha detto qualcosa lunedì e io riporto la frase il martedì, che è prima del mercoledì, cioè del momento futuro a cui Luca accenna. Ma cosa succede se io riporto le parole di Luca giovedì e quindi mercoledì è già passato? Vediamolo insieme. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Quindi Luca ha detto passerò mercoledì e oggi in questo momento è giovedì. Che cosa dico? Luca ha detto che sarebbe passato mercoledì. Devo cioè usare il condizionale passato. Questo è il cosiddetto futuro, nel passato. Vediamolo insieme. Ecco una rappresentazione grafica. Il condizionale passato serve per indicare il futuro da un punto di vista passato, cioè vediamo le cose dal punto di vista del passato. Questo tempo verbale si usa dopo che il momento di cui si parla è passato, indipendentemente dal fatto che l'azione sia avvenuta o meno. Cioè può essere che Luca sia passato oppure no. Noi italiani utilizziamo sempre il futuro nel passato in questo modo, cioè con il condizionale passato? In realtà no. E ora ti spiego il perché. Prima di farlo però ti invito a scaricare questo PDF gratuito sui 35 verbi pronominali che si usano di più in italiano. Sono certa che ti sarà molto utile. Questo PDF è gratuito e troverai il link qui sotto in descrizione. Come dicevo, noi italiani a volte parliamo del futuro nel passato senza il condizionale composto, ovvero usiamo l'imperfetto. L'imperfetto sicuramente è più leggero, per così dire, ma ricorda, appartiene ad un registro decisamente più basso. Quindi se vuoi utilizzare la lingua corretta, l'italiano diciamo giusto, è meglio usare il condizionale composto. Però la frase a cui abbiamo accennato prima in italiano potrebbe anche essere: Luca ha detto che passava mercoledì. Ora vediamo alcune frasi assieme. Io ti dirò una frase e tu dovrai trasformarla al passato e quindi proprio per utilizzare il futuro nel passato. Ma cominciamo con un esempio. Spero che il treno arriverà in orario. Trasformiamo ora questa frase al passato, cioè guardiamo le cose dal punto di vista del passato. Speravo che il treno sarebbe arrivato in orario. Ma facciamo ora un altro
esempio. Vediamole insieme. Giulia mi ha promesso che verrà a trovarmi domani mattina. Trasformiamo la frase. Diventa: Giulia mi aveva promesso che sarebbe venuta a trovarmi ieri sera. Ora ti devo dire una cosa. Sono molto arrabbiata con il mio meccanico. Devi sapere che la settimana scorsa mi ha detto: riparerò la macchina per domani. E invece, indovina un po', mi aveva detto che... Ti chiedo di continuare la frase qui sotto nei commenti. E tanto per rimanere in tema, se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere auto qui sotto. Oggi abbiamo parlato di come usare il futuro nel passato, ma per farlo devi conoscere il condizionale passato. Quindi il prossimo passo è di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.